Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro e ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare prima di tutto la vostra settimana, le vostre energie a livello personale, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le finanze e il lavoro. Partiamo proprio con la prima indicazione dove troviamo la lettera. Spesso arriva a portarci delle nuove informazioni, delle notizie, magari anche delle cose che stiamo aspettando, quindi in senso lato ci parla di tutti i tipi di comunicazioni, quindi messaggi, avvisi, notizie, cioè se siamo noi poi che invece dobbiamo comunicare qualcosa, allora ci sta dicendo che forse il momento giusto per smuovere le acque sulla richiesta di informazioni o qualcosa che vogliamo dire, meglio farlo all'inizio della settimana. Che potremmo ricevere qualcosa? Sì, magari un po' di attesa, però si vedono questi sviluppi e abbiamo anche l'ancora, diciamo, molto positiva, vuol dire che in qualche modo riusciremo ad aver maggior comprensione, a magari fermarci un attimino per fare, diciamo, un bilancio prima di ripartire, può anche essere collegata a un raggiungimento, a un ottenimento, quindi un qualcosa che arriva, allora quindi sì, finalmente possiamo programmare, possiamo capire come procedere, possiamo magari anche cercare di gestire meglio alcune cose e quindi è importante avere chiarezza e avere dei riscontri non solo per avere più ordine ed equilibrio dentro di noi e voi di solito insomma siete molto precisi, molto attenti, quindi vuol dire che quando si ha la possibilità di capire, di gestire le cose in un modo chiaro e preciso e soprattutto con delle informazioni molto utili, allora vuol dire che meglio di così non si può. E infatti si vede non solo, come abbiamo visto, nelle notizie e informazioni, ma anche con il libro o diario possibilità proprio di trovare delle soluzioni, risolvere, fare una ricerca ulteriore, quindi per comprendere ancora meglio o per svilupparla dopo, insomma, aver capito alcune cose. Quindi questa apre allo studio, apre al riuscire a trovare quel cavillo, quel qualcosa che va a sbloccare situazioni. Quindi direi una settimana molto interessante per certi aspetti, soprattutto a livello razionale, pratico e di risoluzione. I segni zodiacali da attenzionare per voi sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci e troviamo ma anche quelli, un po' quello di terra, poco, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Andiamo avanti con amore, coppia single principalmente, però magari alcuni di voi potrebbero non essere interessati, allora le carte possono fare riferimento anche a quelle relazioni importanti per voi di amicizia o famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare così potete trarre quei suggerimenti utili per capire come andrà la settimana dal punto di vista delle relazioni, dei sentimenti. Con la rosa e il croco ci fanno capire che è una settimana, un po' tutta la settimana, perché anche c'è lì là abbastanza positiva,
abbastanza costruttiva anche, dove c'è intesa, c'è coinvolgimento, c'è proprio la realizzazione di un qualcosa di condiviso o che è un vostro, progetto, quindi che state cercando di portare avanti e non solo di risolvere, ma proprio come si vede di stabilizzare e di fare ordine e di ottenere concretamente, qualcosa. Quindi c'è anche un'emozione, c'è anche un risultato o un evento ben preciso che vi porterà gioia e soddisfazione. Poi troviamo anche delle cose interessanti per i single, perché alcune carte fanno comunque sperare in qualcosa di bello, di positivo, perché, si vede un coinvolgimento, o la nascita di un sentimento, di una passione che in qualche modo potrebbe svilupparsi successivamente in qualcosa, di più duraturo, e anche insomma interessante per voi. E non solo, si tratta di per chi non conosce nessuno, per chi non ha nessuno, di nuovi sviluppi, quindi nuove situazioni, quindi che sia un nuovo incontro o che sia già una persona che è presente nella vostra vita e che quindi chi procede pian pianino, chi magari c'è una conoscenza in amicizia che in qualche modo, okay, avete intercettato una specie di connessione, allora quindi si può sviluppare a sorpresa qualcosa di diverso, comunque in qualsiasi circostanza si sta muovendo qualcosa proprio in questo ambito per voi. Adesso andiamo a vedere insieme la parte più pratica del lavoro, delle finanze, vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo Belvedere, interessante. Belvedere, spesso è una carta positiva, poi dipende sempre dalle altre carte vicine, perché, porta messaggi, notizie o comunque un qualcosa che stiamo aspettando. Una visita, un ospite, delle notizie, delle informazioni, di sicuro, ci sta dicendo che in qualche modo abbiamo intrapreso delle attività o abbiamo fatto delle scelte che possono essere favorevoli e che quindi dobbiamo solo aver pazienza e aspettare queste novità che arrivano all'orizzonte, un po' come sta osservando questa donzella. Ci possono essere anche degli inviti, delle proposte, quindi queste sono poi da valutare. Il fatto che ci sia la carta della morte, secondo me non deve preoccupare, forse può essere anche positiva per tutte quelle persone che stanno cercando di chiudere un qualcosa, tipo, chiudere un contratto, ottenere un certo tipo di risultati. Magari potrebbe essere, una vendita, per alcuni un acquisto importante e che quindi che va a sancire un cambio netto, quindi un cambiamento, profondo e allora è un qualcosa che in qualche modo va a concludersi. Potrebbe essere doloroso, cioè pur essendo positivo, ma può essere doloroso perché magari c'è stata una lunga contrattazione, perché magari si è arrivati a quel risultato dopo fatica, dolore, impegno, allora diciamo è comprensibile tutto ciò, però in qualche modo loro vi stanno dicendo che ci si sta avviando a questa conclusione e che quindi dovete procedere in questo modo. Probabilmente alcune cose sono in via di sviluppo e allora quindi poi si ha la possibilità di risolvere e ottenere anche per chi è in cerca di lavoro, perché o se state aspettando delle risposte, dei colloqui, delle proposte, delle cose, sono in evoluzione e allora questa carta può voler dire che magari finalmente si conclude l'attesa, si conclude un periodo difficile e allora c'è la possibilità per alcuni di iniziare addirittura un lavoro nel corso della settimana o comunque che ci siano degli sviluppi positivi per risultati che vedrete successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!